Se c'è una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo è che anno dopo anno con il progredire della tecnologia i nostri dati personali sono sempre più a rischio. Per questo motivo oggi sono qui per consigliarvi Surfshark, una VPN innovativa che senza ombra di dubbio ti farà dormire sogni tranquilli. Parlo per esperienza. Lo sapete che parlo per esperienza. Se vi ricordate, a marzo il mio canale YouTube è stato pesantemente hackerato diventando un canale illegale di trading e ho dovuto investire molti soldi pagando un esperto per riuscire a riprendermelo. Ecco, dopo la mia bruttissima esperienza ho capito quanto fosse importante preoccuparsi della mia sicurezza online. Una VPN è una rete privata virtuale che garantisce diversi tipi di protezione di dati, confidenzialità, integrità, autenticazione e protezione da attacchi hacker mirati crittografando i tuoi dati personali. Non avete la minima idea delle violazioni online di dati a cui siete sottoposti quotidianamente. Quando ti connetti alle reti wifi pubbliche sei clamorosamente vulnerabile e molto spesso i tuoi dati vengono rubati. Il data mining prende sempre più piede e Surfshark può sbarazzarsi di questi problemi con un'unica soluzione facilissima da usare. Sei in viaggio e vuoi comunque accedere ai cataloghi presenti nel tuo paese? Surfshark risolverà letteralmente i tuoi problemi con un click crittografando il tuo traffico internet. Lo uso tutti i giorni e finalmente dopo anni che cercavo un modo sono riuscito a riprendere la visione di House of Cards che è presente solo nel catalogo Netflix americano. Ebbene sì, perché con Surfshark puoi risultare connesso da una miriade di paesi diversi, accedendo ai cataloghi esteri dei servizi di streaming presenti in altri paesi. Risultando connesso da un altro paese, inoltre puoi verificare le offerte migliori tramite i siti di e-commerce risparmiando moltissimi soldi. E oltre a trasformarti in un utente anonimo e difficile da rintracciare, rende internet un posto più sicuro e accessibile. Lo uso tutti i giorni in quanto si attiva automaticamente appena accendo il computer e vivo le mie giornate online in modo molto più spensierato. E a questo punto dirai, ok, dove sta la fregatura? Costerà tantissimo, non è così? E invece no. Usa il codice promozionale Omega Shark per ottenere l'83% di sconto più 3 mesi extra gratuiti. Come se non bastasse, Surfshark offre una garanzia di rimborso di 30 giorni senza rischi. La sicurezza online a portata di un click. Link in descrizione e nel commento in evidenza. Sin dalle prime ondate di avvistamenti UFO risalenti alla metà del 1800, di cui ho anche scritto nel mio libro, la prima ipotesi che il mondo si sentì in cuor suo di prendere in considerazione fu quella di una visita da altri pianeti. All'inizio accostammo l'ufologia alla possibilità scientifica relativa alle nostre conoscenze dell'epoca, mi spiego meglio. Non avendo mai osservato prima altri esopianeti nell'universo, sin dall'inizio del 1900, con il contributo anche di Giovanni Schiaparelli che promosse l'esistenza di fiumi e laghi su Marte, ipotizzammo che venissero quindi dal pianeta rosso. Il culto dei marziani, no, perché ovviamente l'essere umano voleva rimanere coerente con le nozioni scientifiche che conosceva e dunque, per quanto incredibile, l'ipotesi era che provenivano da altri pianeti, sì, ma dai pianeti del nostro sistema solare. Con il passare del tempo, con la teoria della relatività generale che teorizzò il ponte di Einstein-Rosen, con la scoperta di migliaia di esopianeti abitabili, la teoria, volendo rimanere sempre coerente con la scienza che conosciamo, allargò i propri orizzonti. E quindi, per l'ufologo medio, la possibilità più vicina alla scienza era che dunque gli UFO, utilizzando un ponte di Einstein-Rosen, viaggiassero letteralmente nell'universo secondo metodi non convenzionali. EBE, Extraterrestrial Biological Entities, entità biologiche extraterrestri. Ora, questo, per caso, il fatto che siano biologici, scarta a priori l'ipotesi parafisica? No, non lo fa. Non c'è solo il bianco e il nero, ci sono anche altre sfumature e dunque, se sono fisiche, e magari, ripeto, alcune entità lo sono davvero,
Perché però nel corso della storia, prendendo fra le mani la teoria degli antichi astronauti per esempio, si parla spesso di esseri traslucidi, spesso non materiali ma spirituali? E qui attenzione, perché non stiamo parlando di oggetti volanti non identificati, ma di entità. E ci addentriamo all'interno di una parentesi veramente enorme che a parer mio non trova differenze con la natura dei demoni o degli angeli che sia. Gli angeli troni, per esempio, raffigurati come dei cerchi con le ali e quindi come dei cerchi che volano. In ebraico antico gli Ophanim sono il terzo dei 9 cori angelici, coloro su cui siedono gli altri angeli che mettono in pratica la giustizia di Dio. Ora, ho realizzato un intero documentario sulla correlazione ufologica con gli angeli biblici e questo è solo un esempio che personalmente mi ha aperto la strada ad un'interpretazione degli UFO diversa da quella classica relativa all'omino verde che giunge da altri pianeti. Come dico sempre, il bello di questa tematica è che semplicemente non ci abbiamo ancora capito niente e quindi ogni contributo può essere valido ad ampliare la nostra conoscenza. Negli ultimi 3-4 anni è successo qualcosa di incredibile. Negli ultimi anni la Marina degli Stati Uniti ha declassificato video e documenti ufficiali rilasciati ai sensi del Freedom of Information Act che posero la tematica degli UFO ai più alti livelli della politica internazionale e se prima c'erano dei dubbi circa la loro esistenza, adesso l'unica cosa di cui siamo certi è che qualcosa esiste. Quei dubbi sono stati annichiliti. Sappiamo per certo che il fenomeno interessa dagli anni 40 le più alte sfere militari e di intelligence delle principali superpotenze mondiali. Ora, voglio farvi notare una cosa. Nessuno, nonostante le triangolazioni delle portaerei, nonostante gli avvistamenti dei piloti della Marina, nessuno ha mai toccato uno di questi oggetti, ok? E anzi, esistono rapporti ufficiali come questo, per esempio degli UFO in Iran del 1976 inseguiti dall'Air Force iraniana, in cui si racconta di oggetti che non sembrano per niente essere solidi, ma anzi di oggetti che si sdoppiano, si rimpiccioliscono, ne fanno fuoriuscire altri, cambiano in forma, dimensione e luminosità. Ecco, questi sono fatti, ok? Realmente accaduti e riportati su documenti militari, non sono teorie, esiste abbastanza materiale militare per zittire chiunque si opponga circa l'esistenza degli UFO. E non solo, esiste anche materiale video ufficiale. L'UFO di Aguadilla, per esempio, ripreso da un aereo spia della Homeland Security statunitense a Porto Rico, sul quale sono stati redatti studi forensi da esperti che studiano le nanotecnologie per il Dipartimento della Difesa. Ecco, anche in questo caso ci si presenta un oggetto mutaforma non identificato che si sdoppia prima di entrare in acqua, esibendo caratteristiche transmedium, ossia capacità che permettono di passare dal volo aereo a quello sommergibile senza problemi. Sappiamo bene che qualsiasi velivolo che ospita del carburante al suo interno esploderebbe, sia dai G di forza esercitati in determinate manovre triangolate, sia per le capacità transmedium che esercitano. Nel documento dell'SCU, unico studio accettato dalla difesa statunitense sul caso Nimitz, viene scritto molto chiaramente che gli F-35 non possono spingersi oltre i 13,5 G di forza, mentre i veicoli aerei anomali, così li chiama, osservati dalle portaerei, hanno esibito centinaia di G di forza. Ecco, questo che cosa ti dice? Ti dice che con la fisica che conosciamo, questi oggetti non hanno niente a che fare. E quindi, mi duole dirlo perché cerco di rimanere sempre aggrappato ai numeri, ma l'ipotesi parafisica spiegherebbe tutto. Ebbene sì, velivoli che forse non saremmo neanche in grado di toccare, che forse esistono fra la nostra e un'altra dimensione. Io, cari amici, dopo questo piccolissimo input iniziale, vi lascio al professor Marletta, un vero e proprio luminare dell'ipotesi parafisica che ha portato avanti i suoi studi in questo senso e che vi assicuro darà un grandissimo contributo a questo video. Ha scritto un sacco di libri, UFO e alieni, origine, storia e prodigi di una pseudoreligione, l'ultima religione e altri che vi consiglio di consultare. Trovate tutti i link relativi nella descrizione di questo video. Io vi invito, ma veramente, ad aprire bene le orecchie e a seguire perché i ricollegamenti con tutto il lavoro che ho svolto sul canale fino ad oggi sono innumerevoli. Ringrazio il professore per aver partecipato e vi lascio in buone mani. Buon pomeriggio a tutti, spettatori di Omega Click. È la prima volta che faccio una comparsa su questo canale. Io mi chiamo Gianluca Marletta, per chi mi conosce, ma per chi non mi conosce soprattutto, studioso di antropologia, storia delle religioni, sociologia, autore di tutta una serie di saggi
su argomenti diciamo di controinformazione, chiamiamola così, anche se questo termine poi evidentemente ha tutta una serie di limiti oggettivi. Tra gli argomenti che ho trattato negli ultimi anni c'è anche l'argomento di cui poi parleremo proprio oggi, che è un argomento un po' particolare, ripeto, forse per decenni relegato un po' ai margini, però invece straordinariamente, diciamo, di successo a livello di cultura popolare e di immaginario collettivo. Stiamo parlando dell'ufologia, un insieme, se vogliamo, di studi di cui i spettatori di Omega Click credo che siano piuttosto esperti, insomma, e navigati. Però noi oggi vorremmo vedere l'ufologia in una prospettiva, diciamo, un pochino diversa rispetto a quella anche più ortodossa. Facciamo una premessa: evidentemente l'ufologia da una parte per decenni è stata relegata semplicemente nell'ambito dell'immaginario popolare, quindi senza alcun tipo di prestigio da un punto di vista accademico ufficiale, anzi tutt'altro. Dall'altra invece si è creata una corrente ufologica che è sostanzialmente quella, se vogliamo, più ortodossa, che a un certo punto ha finito per sposare una sorta di equivalenza, cioè ufologia uguale studio di presunte possibili visite di esseri extraterrestri, e qui sottolineiamo che col concetto extraterrestre, col termine extraterrestre, qui stiamo intendendo proprio esseri fisici, entità biologiche provenienti da un altro pianeta visibile, e sottolineiamo questi aggettivi perché avranno una loro importanza nel corso di questa chiacchierata che stiamo facendo. E questa ipotesi extraterrestre è stata, se non altro, indubbiamente la più gettonata, la più affascinante negli ultimi decenni. È quella che in fondo l'ufologia, tra virgolette, ufficiale ha sposato maggiormente. In realtà l'ufologia è invece qualcosa forse di più ambiguo, di più complesso e di molto meno definito. Se da una parte appunto esistono gli scettici ad oltranza, forse oggi un po' meno di un tempo, visto che soprattutto negli ultimi mesi abbiamo avuto delle dichiarazioni anche a livello ufficiale, al Pentagono, alla Camera del Congresso americana, in cui, insomma, dopo molti decenni la questione UFO, oggetti volanti non identificati, addirittura viene presentata in sede ufficiale. Però, ripeto, per molto tempo appunto è stata una sorta di studio di confine, uno studio assolutamente non accademico. Nello stesso tempo però, appunto, se da una parte abbiamo avuto gli scettici, dall'altra abbiamo avuto sostanzialmente un'ufologia convinta di occuparsi essenzialmente della questione vita extraterrestre e possibili visite di esseri extraterrestri sul nostro pianeta. In realtà quando nasce questa equivalenza piuttosto chiara, soprattutto nell'immaginario collettivo, è di fatto un'equivalenza a tutti gli effetti tra ufologia, UFO e extraterrestre. In realtà non è un'equivalenza così scontata, comincia a nascere a partire dagli anni 50, metà degli anni 50, soprattutto per effetto di tutta una serie di fenomeni come per esempio quello del contattismo, ovvero persone che affermavano di essere contattati, lo dice la parola stessa, da entità biologiche extraterrestre per ricevere dei messaggi piuttosto che altro. È proprio lì che nasce questa identificazione in senso stretto tra UFO ed extraterrestri. Il concetto in realtà e la natura dei fenomeni ufologici è forse invece più complessa. Ecco, ed è proprio questo l'argomento di cui noi andremo a parlare oggi, a partire dagli studi che sono stati fatti poi per decenni da studiosi in qualche modo un po' di nicchia, un po' di confine, studiosi che la stessa ufologia ufficiale ha in qualche modo visto con un certo tipo di sospetto e di perplessità. Adesso poi cercheremo di capire anche per quale motivo. Uno di questi è John Keel, che sicuramente molti di voi conosceranno, un ufologo che negli anni 60-70 comincia a fare da giornalista di frontiera, che in qualche modo lui era, cioè è stato anche giornalista di guerra, si interessa dell'argomento UFO, partendo peraltro appunto da una posizione tutto sommato piuttosto ortodossa, per cui gli UFO sarebbero stati visitatori extraterrestri. Lui parte da questo tipo di convinzione, ma vuole approfondire. Questo è il lavoro del giornalista
che va direttamente a ricercare le notizie sul campo, cosa che oggi fanno effettivamente in pochini. Oggi il giornalista molto spesso tende a riprendere contenuti, tweet addirittura o messaggi che già sono stati mandati da qualcun altro. John Keel non era un tipo di giornalista di questo genere, lui va a indagare sul fenomeno UFO soprattutto a partire da una montagna di testimonianze che si ritrovavano seppellite negli archivi dei giornali, spesso anche riviste locali degli Stati Uniti, ma non solo degli Stati Uniti, e raccoglie una quantità di dati veramente impressionanti, ma non si ferma lì, lui vuole vederci ancora più chiaro e comincia a intervistare i vari testimoni, i testimoni che affermano di aver visto in cielo oggetti volanti non identificati, ma ancora di più e in maniera ancora più clamorosa di aver incontrato le entità che in qualche modo presiderebbero questo fenomeno, o addirittura nei casi più estremi, il caso delle cosiddette abductions appunto, di essere stati rapiti o portati diciamo in altri luoghi da queste medesime entità, per arrivare addirittura a casi estremi in cui si parla addirittura di contatti di tipo sessuale fra le entità che presiedono al fenomeno UFO ed esseri umani. Ora, lui a quel punto si fa un'idea. Innanzitutto si fa l'idea che esiste evidentemente un fenomeno estremamente complesso, variegato, che al netto della ciartroneria, della fantasia o del delirio di alcuni, sicuramente anche di molti, non è del tutto riconducibile a uno svarione, a un'allucinazione o semplicemente a categorie che noi conosciamo. Però lui si accorge anche di una cosa, si accorge a un certo punto che l'ipotesi cosiddetta extraterrestre, cioè l'idea che le entità che presiedono a questo fenomeno siano sostanzialmente popolazioni provenienti da altri pianeti, se vogliamo usare questo termine, è assolutamente insufficiente. Lui se ne convince per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto si accorge, proprio per il suo studio, soprattutto sui giornali, sulle riviste, sugli articoli, lui arriva a scartabellare articoli addirittura della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, e si accorge che il fenomeno UFO non è un fenomeno costante, cioè ci sono dei veri e propri ondate di avvistamenti e di contatti che si concentrano soprattutto in determinati anni. Quindi lui riconosce tutta una serie e identifica tutta una serie di ondate, tra cui un'ondata avvenuta proprio a cavallo tra 800 e 900, quando evidentemente il termine UFO ancora non esisteva e l'ipotesi extraterrestre era sostanzialmente ignorata da tutti. Un'ondata massiccia durante la seconda guerra mondiale, soprattutto alla fine della seconda guerra mondiale, e poi una serie di ondate a partire dal secondo dopoguerra. La cosa che subito sbalordisce però John Keel è la natura di questi avvistamenti e di queste esperienze. Cioè lui a un certo punto arriva a dire: è impossibile che siamo di fronte a manifestazioni di tipo tecnologico. Perché? Perché la differenza tra i primi avvistamenti di fine Ottocento e i cosiddetti airships, queste navi volanti che assomigliavano molto più a vascelli dei Jules Verne, dei romanzi di Jules Verne, piuttosto che astronavi realmente e tecnologicamente capaci di affrontare gli spazi siderali, fino ad arrivare ai avvistamenti della seconda guerra mondiale, i cosiddetti Foo Fighters, sostanzialmente dei globi luminosi che seguivano gli aerei sia dell'asse sia gli aerei alleati, e la cui presenza fu registrata in innumerevoli testimonianze di tutti e due gli schieramenti in conflitto, per poi arrivare invece a l'UFO, così come poi lo intendiamo noi, cioè l'immagine estremamente simile alla nave spaziale, al disco volante, al flying saucers del secondo dopoguerra. Dice: qui c'è qualcosa che evidentemente non quadra. Come è possibile, se stessimo parlando di una società e di una civiltà tecnologica, una differenza enorme di manifestazione, cioè andando da appunto aeronavi assolutamente improbabili da un punto di vista tecnologico a invece astronavi che sembrerebbero usciti fuori da un fumetto, passando da globi di luce. Ecco, com'è possibile un cambiamento così repentino nel giro in fondo di poche decine di anni? A un certo punto John Keel si
si convince di questo, cioè il fenomeno esiste, indubbiamente esiste un fenomeno che non è solo riconducibile a esperimenti militari terrestri o ad allucinazioni o a svarioni, a incomprensioni, ma non è un fenomeno grossolano. Cioè, soprattutto lo studio poi degli cosiddetti incontri ravvicinati, degli incontri con entità, addirittura dei casi di cosiddetti rapimenti alieni, lo convince profondamente che si tratta di un fenomeno reale, forse non concreto, a partire dalle categorie con cui noi indichiamo il concetto di concreto. Si tratta di un fenomeno evidentemente sottile, un fenomeno che esiste ma che è sottile, che non rimanda a una concretezza di tipo tecnologico come forse l'ufologia più ortodossa ama pensare. Ed è questo l'aspetto più straordinario, ma anche l'aspetto più scandaloso del pensiero di John Keel. Lui comincia a parlare di ipotesi parafisica, cioè quello che noi vediamo in realtà è sostanzialmente riconducibile a una dimensione altra, che non è una dimensione di tipo grossolano, materiale. Lui comincia a fare anche tutta una serie di parallelismi estremamente calzanti e puntuali tra le testimonianze di incontri UFO moderni e l'enorme quantità di dati sul contatto tra uomini e mondo intermedio, mondo dei jinn, dei fairies, nelle varie tradizioni, nelle varie culture tradizionali, constatando che in realtà si tratta di fenomeni sostanzialmente identici, come dice lui. Addirittura fenomeni non solo identici a quelli riportati nelle culture tradizionali, ma anche piuttosto inquietanti. Cioè lui a un certo punto conirà la frase poi piuttosto nota, insomma, per cui l'ufologia sarebbe una sorta di maschera moderna della demonologia, come diceva lui. Cioè stiamo parlando dello stesso identico fenomeno che la demonologia nelle culture tradizionali studiava, semplicemente vista da una prospettiva diversa, anzi da una prospettiva volutamente ingannevole, perché lui a un certo punto giunge all'idea che le intelligenze, le entità, qualunque esse siano, che presiedono al fenomeno UFO, siano in realtà volutamente ingannevoli. Lui pubblicherà un libro che poi è stato pubblicato anche in Italia negli anni 70, curiosamente poi mai ripubblicato, invece estremamente interessante, anche semplicemente per i dati che riporta, UFO, Operazione Cavallo di Troia, dal titolo fin troppo esplicito. Cioè, a suo parere, siamo di fronte a un fenomeno che è volutamente ingannevole e che si maschera dietro un immaginario di tipo tecnologico, quando di tecnologico non ha nulla. L'obiezione che qualcuno ha fatto a John Keel anche all'epoca è che comunque questi tipi di fenomeno a volte lasciano delle tracce materiali, impronte, bruciature, effetti addirittura sul corpo delle persone. Ma John Keel contesta questo tipo di obiezione dicendo sì, ci sono effettivamente degli effetti a livello materiale, ma non dei resti. Dice, al di là di tutto quanto, nessuno mi ha mai portato durante queste apparizioni resti di un disco volante. Al di là di tutto quello che si vuol dire, al di là di tutto quello che si sostiene, per cui esisterebbero relitti alieni, in ogni caso durante gli avvistamenti noi vediamo fenomeni che appaiono, che scompaiono, che hanno delle caratteristiche non totalmente grossolane, anche se lo sono parzialmente e momentaneamente, e quindi non sono ascrivibili all'ambito appunto materiale, grossolano e tecnologico. Lo stesso tipo di visione peraltro viene ripresa poi anche da altri grandi ufologi, grandi ricercatori ma sempre molto di nicchia, come Jacques Vallée, francese poi naturalizzato americano, che riprende sostanzialmente le stesse visioni di John Keel, in qualche misura portandole ancora più all'estremo. Cioè lui parla propriamente dello stesso identico fenomeno che si manifesta attraverso varie culture ma con diciamo una maschera diversa. Cioè siamo di fronte allo stesso identico fenomeno che gli irlandesi del XVII-XVIII secolo potevano chiamare contatto con il mondo delle fairies, delle fate, o che nella cultura islamica viene chiamato contatto con i jinn, con il mondo dei jinn, o che bene o male in tutte le culture esiste e che semplicemente si maschera, o comunque viene mascherato dalla mentalità moderna sotto un'aura di tecnologia.
Ora, è un'ipotesi indubbiamente scandalosa. Scandalosa per quale motivo? Perché se già è difficile per l'uomo moderno, soprattutto per il mondo accademico, accettare l'esistenza di un fenomeno comunque non decifrabile attraverso le nostre categorie normali, se già sarebbe piuttosto difficile accettare l'esistenza di extraterrestri fisici, grossolani in qualche modo, dotati di un corpo fisico, che vengono a visitarci qui sul nostro pianeta, indubbiamente molto più difficile è accettare l'idea che questi stessi fenomeni siano riconducibili a realtà parallele, a realtà che non sono materiali. Questo naturalmente perché? Perché noi nasciamo da una cultura che è quella degli ultimi 200 anni, almeno in Occidente, che è sostanzialmente materialista, che cerca quindi spiegazioni di tipo materialista ad ogni tipo di fenomeno, e che tende a negare qualunque intromissione, diciamo, di realtà altre. Per cui, se vogliamo, da un certo punto di vista, l'ipotesi extraterrestre è l'ipotesi dell'extraterrestre che sulla nave fatta di metallo e bullone scende sulla Terra, è paradossalmente molto più consolante e molto più vicina alla prospettiva della mentalità dominante del mondo moderno, soprattutto occidentale, piuttosto che un'ipotesi come quella parafisica. Ora, l'ipotesi parafisica, proprio per questo suo connotato così alieno, possiamo dire, rispetto alla cultura dominante, compresa quella degli ufologi, che sono evidentemente persone assolutamente in linea con la mentalità moderna, esattamente come tutti gli altri, viene messa da parte. In realtà poi verrà comunque ripresa da altri studiosi, persino da teologi, non in Occidente, perché l'Occidente, la teologia, soprattutto in ambito cattolico, a partire dagli ultimi 60 anni, tende a mettere da parte tutti i fenomeni che potrebbero sembrare di tipo paranormale o sovrannaturale, perché parte ormai da una visione secolarizzata, insomma, anche la religione in Occidente è largamente secolarizzata. Ma nell'Oriente, per esempio cristiano ortodosso, ci sono stati addirittura teologi di un certo livello che si sono occupati della questione UFO, cosa che, ripeto, da noi sarebbe abbastanza impensabile. Teologi come il monaco padre Justin Popovic, serbo, che negli anni 70-80 scrive una serie di testi e fa una serie di ricerche sull'ufologia, di fatto sposando una sorta di teoria parafisica o comunque demonologica, per cui quello che noi vediamo e con cui ci confrontiamo durante le esperienze UFO è assolutamente e sarebbe assolutamente analogo a tutti i fenomeni della demonologia che si trovano non solo nella tradizione cristiana evidentemente, ma in tutte le tradizioni spirituali dell'umanità, in ogni tempo e in ogni luogo. Ora, questo tipo di prospettiva, ripeto, può sembrare estrema, ma non è del tutto una novità. Cioè, paradossalmente, l'ipotesi che potremmo chiamare parafisica era già stata proposta nell'immediato secondo dopoguerra, e questo è un dato che non tutti sanno. Nell'immediato dopoguerra in realtà avviene la grande ondata degli avvistamenti UFO. Ora è possibile anche che una parte di questi avvistamenti siano stati ascrivibili a esperimenti militari, soprattutto di tecnologie di origine tedesca, poi riprese negli Stati Uniti e in altri paesi. Ma indubbiamente nasce il mito dell'UFO, nasce in quel momento, l'UFO diventa un fenomeno alla ribalta. In quei mesi, poi nel 1946-47, sarà coniata l'espressione disco volante da Kenneth Arnold, questo benestante americano che sul suo aereo privato vede per la prima volta questi oggetti che lui proprio chiama piatti volanti, perché non riesce a comprendere la natura e nota semplicemente questo modo di volare quasi come se fossero proprio dei piatti sull'acqua, su una superficie comunque sia saltellante quasi, no? Ma nello stesso periodo c'è anche il famoso fenomeno poi mai spiegato totalmente, mai chiarito totalmente di Roswell, di cui si è detto di tutto e di più. C'è l'ipotesi extraterrestre, c'è l'ipotesi anche venuta fuori negli anni successivi che in realtà Roswell fosse caduto un prototipo di missile pieno di prigionieri giapponesi.
è uscito fuori anche questo tipo di notizia, chiaramente tutto quanto da verificare. In ogni caso, ed è quello che ci interessa maggiormente, nell'immaginario collettivo le persone cominciano a guardare verso il cielo aspettandosi di tutto. Immaginiamoci naturalmente che stiamo anche nel periodo della guerra fredda e della corsa al nucleare. In questo periodo però, ecco, a fronte di questo interesse per gli oggetti sconosciuti nel cielo e ai primi abbozzi di un'ipotesi di tipo extraterrestrialista, troviamo ad esempio un documento dell'FBI, quindi un documento ufficiale dell'FBI di Los Angeles, che nel 1947, documento che è stato segretato fino agli anni 2000, poi tradotto in Italia dal giornalista Adriano Forgione, mio carissimo amico. Ora, in questo documento dell'FBI si parla dei fenomeni proprio degli UFO, e se ne parla in una maniera effettivamente sconcertante rispetto a quelle che poi saranno le modalità con cui si tratterà questo argomento successivamente. Si parla di esseri provenienti non da pianeti fisici ma da pianeti eterei. Chi ha compilato questo documento dell'FBI evidentemente si interessava di determinati argomenti, addirittura tira in ballo espressioni riprese dalla tradizione indù, i lokas, i talas, che indicano stati dell'essere, stati della realtà diversi, comunque paralleli rispetto al nostro. Dicevo esplicitamente, questi visitatori provengono da pianeti, sì, ma pianeti eterei, ecco. E quindi siamo nel 1947, in un documento di fatto ufficiale, anche se poi segretato, si parla per la prima volta dell'ipotesi parafisica. L'argomento è estremamente interessante, estremamente affascinante, e si potrebbe andare avanti con innumerevoli testimonianze. Fra queste testimonianze, alcune poi le ho raccolte anche nel libro che ho pubblicato 3 anni fa, UFO e alieni, per le edizioni Irfan, un libro in cui ho cercato di ricostruire la questione UFO a partire anche da una prospettiva sociologica, di storia dell'immaginario collettivo, ma anche approfondendo la questione dell'ipotesi sia extraterrestre che parafisica. Ci sono un'enorme quantità di testimonianze che sembrano effettivamente portare acqua al mulino dell'ipotesi parafisica, cioè all'ipotesi che noi veniamo sì visitati, ma non da entità grossolane, ma da qualcosa di molto molto più sottile e forse in qualche caso di molto molto più inquietante. Qui potrei riportare, ripeto, innumerevoli testimonianze, ce ne sono alcune che sono effettivamente sconvolgenti. C'è una testimonianza che risale ancora una volta al 1946, quindi sempre lo stesso periodo del dopoguerra, di un novizio francescano, cioè una persona che poi diventerà peraltro frate francescano, si chiamava Giuseppe Madau, morto da qualche anno. Questa testimonianza è stata pubblicata dal Centro Ufologico Nazionale Italiano qualche anno fa, stiamo parlando di una decina di anni fa. È una testimonianza estremamente sconcertante, perché si evince come queste fenomenologie abbiano indubbiamente un'interazione di tipo sottile, di tipo anche spirituale, che obiettivamente non sembrerebbe di poter ritrovare in realtà di tipo grossolano. La storia di Padre Madao è abbastanza drammatica, nello stesso tempo sembrerebbe davvero incredibile. Nel 1946, mentre lui era ancora novizio, quindi doveva prendere i voti e diventare quindi poi frate francescano, cosa che farà negli anni successivi, si trovava a Oristano in Sardegna, davanti al convento di Oristano. Stava passeggiando attorno al convento quando a un certo punto fenomeno di blackout in tutta la città. Tutta la città rimane a buio, un classico fenomeno che poi spesso ricorre nelle manifestazioni di tipo ufologico, ma non solo, anche durante le manifestazioni di tipo medianico, spiritico. Quindi è un classico dell'ambiente occultistico, chiamiamolo così, delle fenomenologie di tipo occultistico. Padre Madao rimane quindi completamente al buio, e al buio anche il convento. A un certo punto lui vede sopra il convento una sfera di fuoco, lui la descrive così, di luce, all'interno della quale ci sono degli esseri antropomorfi di forma umana, che lui in quel momento descrive anche come belli, estremamente belli. Questi esseri lo cominciano a chiamare: vieni con noi, vieni con noi.
lui rifiuta, e rifiuta per un motivo che a noi potrebbe sembrare anche piuttosto ingenuo, ma questo in qualche misura lascia anche intendere la sincerità di chi poi ha raccontato questa vicenda. Non sono voluto andare con loro perché se mi fossi allontanato dal convento i miei superiori mi avrebbero rimproverato e forse non avrei mai potuto diventare frate, perché appunto per disubbidienza. Cioè, quindi lui in quel momento rifiuta per ubbidienza alla regola francescana, e lì succede qualcosa di veramente inquietante. Lui si sente addirittura sollevato da terra, percepisce come la sensazione terribile di una mano che rovista dentro il suo cervello, descrive, e in quel momento, preso da totale terrore, come immagino sarebbe accaduto a chiunque, lui comincia a pregare. La reazione immediata che lui ha di fronte a questo tipo di fenomeno: comincia a pregare le Ave Maria del suo rosario e improvvisamente sente una voce femminile che ordina a questa entità di lasciarlo stare. Lui si sente come cadere a terra, l'apparizione svanisce, la città ritrova la luce, riparte la luce, il blackout finisce, e lui proverà a parlare con i suoi superiori di questa esperienza, ma con grande timore, perché teme appunto che possa essere preso per matto e che quindi gli possa essere ancora una volta vietato l'ingresso all'ordine francescano. Quindi prova a parlare un attimo con i superiori, ma al momento in cui non trova evidentemente una corrispondenza, lascia perdere. Passeranno decenni, lui diventerà addirittura missionario in Africa, e poi solamente negli anni 10 del XXI secolo testimonierà per scritto questa sua esperienza, ma non ai superiori dell'ordine francescano, curiosamente, ma al Centro Ufologico Nazionale. È particolare piuttosto curioso, quindi siamo di fronte a un fenomeno che effettivamente sembra interagire con la preghiera dell'aspirante frate, del seminarista, un fenomeno che svanisce al momento in cui viene pronunciata una preghiera, un'Ave Maria, un fenomeno che quindi evidentemente ha una natura che non è essenzialmente grossolana, ma una natura di altro tipo. Curiosamente però, e questo è piuttosto strano, il frate, che pure dovrebbe aver avuto una prospettiva di tipo metafisico, comunque spirituale, non verrà mai colto fino all'ultimo giorno della sua vita dal sospetto di aver avuto a che fare con entità, diciamo, non materiali, e addirittura lui invece fino all'ultimo sarà convinto di aver avuto a che fare con extraterrestri. E qui si vede proprio molto chiaramente come persino in un religioso l'influsso della mentalità collettiva, che ripeto è una mentalità materialista, fa il suo effetto, e per cui anche un frate francescano trova molto più plausibile immaginare l'esistenza di alieni che vengono sulle macchine volanti piuttosto che di entità sottili, anche se poi le religioni ne parlano abbondantemente. Si potrebbe approfondire enormemente questo tipo di argomento, che è estremamente affascinante, in qualche caso anche molto inquietante, perché questo tipo di fenomenologie non sempre sembrano essere di natura luminosa, anzi, però lascio semplicemente a voi la riflessione su quello che abbiamo detto, e questo è un piccolo approccio all'ipotesi parafisica, un'ipotesi che invece va approfondita assolutamente e va rispolverata dagli archivi dell'ufologia, perché può dirci molte cose, non solo sul fenomeno UFO, ma probabilmente anche sulla realtà in generale che ci circonda. Vi saluto, spero che ci rivedremo al più presto su questo stesso canale per altri tipi di interventi, per argomenti simili o diversi rispetto a questo, e buona riflessione a tutti.